Oggi vi racconterò la storia di Italo Treno. Prima di iniziare con i video, iscriviti al canale, è molto fondamentale per me. Attivate la campanellina per ricevere nuovi contenuti e nuovi video. Detto questo, buona visione e soprattutto buon viaggio. Oggi ci immergeremo nel viaggio di un treno che ha rivoluzionato il trasporto ferroviario in Italia, Italo di Nuovo Trasporto Viaggiatori. Un'idea ambiziosa, nata nel cuore del bel paese. Era il 2006 quando un gruppo di imprenditori visionari, con Luca Cordero di Montezemolo al timone, immaginò una compagnia che avrebbe ridefinito i concetti di velocità e comfort su rotaia. Nasceva così il Nuovo Trasporto Viaggiatori, la prima impresa ferroviaria privata d'Italia ad operare nell'alta velocità. Attraverso una serie di sfide tecniche, regolamentari ed economiche, Italo si fece strada sulle linee italiane, diventando un simbolo di competizione e di modernità. Oggi, esploreremo come questa ambizione ha preso forma, come si è sviluppata l'alta velocità italiana e come Italo ha portato nuove esperienze di viaggio, facendosi spazio nel panorama ferroviario europeo. Mettetevi comodi, allacciate le cinture metaforiche e preparatevi per un viaggio nell'affascinante storia di Italo. Ci troviamo a Roma, 11 dicembre 2006. Il progetto Nuovo Trasporto Viaggiatori nacque grazie a un gruppo di imprenditori guidati da Luca Cordero di Montezemolo, Diego Della Valle e Gianni Punzio. La loro visione era di introdurre una compagnia ferroviaria privata che potesse competere con il monopolio di Trenitalia sulle tratte ad alta velocità. L'obiettivo era migliorare la qualità dei servizi e offrire un'alternativa più efficiente e competitiva. Nel 2008, il progetto riceve l'approvazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, e NTV diventa il primo operatore privato in Europa a gestire servizi di trasporto ferroviario ad alta velocità. Italo iniziò ufficialmente i suoi servizi il 28 aprile 2012 con un viaggio inaugurale sulla tratta Napoli-Roma-Firenze-Bologna-Milano. Questo evento segna l'inizio di una nuova era per il trasporto ferroviario italiano, con un sistema di prenotazione completamente online, una nuova filosofia del comfort a bordo e una forte attenzione alla sostenibilità. Nel 2013, Italo continua ad espandersi, aggiungendo tratte per Venezia e Torino, rafforzando la sua presenza nei principali poli economici e turistici del paese. Il materiale rotabile utilizzato da NTV è stato inizialmente il treno Alstom AGV 575. Nel gennaio 2008 NTV modificò il proprio assetto societario con l'ingresso di Intesa San Paolo, seguito nell'ottobre dello stesso anno dalla SNCF. Nel medesimo anno l'impresa ferroviaria NTV ordinò ad Alstom la costruzione di 25 treni del tipo automotrice a grande vitesse, AGV, che furono costruiti negli stabilimenti di La Rochelle e Savigliano. L'AGV, con il suo design innovativo e una maggiore efficienza energetica, rappresentava un punto di forza per Italo rispetto ai treni Frecciarossa di Trenitalia. Nel corso degli anni, la flotta di Italo si è ampliata con l'introduzione dei treni Italo Evo, basati sul modello Alstom Pendolino, ovvero l'ETR 675. Questi treni offrono un design moderno, migliori prestazioni ambientali e comfort a bordo. I treni AGV sono omologati fino a 300 km/h, mentre gli treni ETR 675 sono omologati fino a 250 km/h. Fin dal suo debutto, Italo ha ampliato i collegamenti in tutto il territorio italiano, servendo città del nord, centro e sud Italia. Le principali città servite sono: del nord Italia, Torino, Milano, Brescia, Verona, Venezia e Trieste. Nel centro Italia, Bologna, Firenze e Roma. E nel sud Italia, Napoli, Salerno, Bari e Reggio Calabria. Con il passare degli anni, Italo ha aumentato la frequenza delle corse e ha ampliato la sua copertura per raggiungere città minori e destinazioni turistiche. Italo ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel settore ferroviario italiano. La concorrenza con Trenitalia ha portato a una riduzione dei prezzi e a un miglioramento generale della qualità del servizio.
Mentre Trenitalia aveva consolidato il suo marchio Frecciarossa e Frecciargento, Italo ha puntato su una politica di prezzi più aggressiva e un focus su un servizio di qualità, puntando sull'esperienza del viaggio con attenzione a dettagli come la connessione Wi-Fi gratuita, sedili in pelle e un ambiente più lussuoso. Con l'arrivo di Italo, i passeggeri hanno beneficiato di un maggiore numero di scelte, di offerte più competitive e di innovazioni tecnologiche che hanno reso il viaggio più piacevole. Sin dai primi anni, Italo si è distinto per la qualità del servizio. Tra i fattori principali ci sono: comfort a bordo. Italo offre 4 classi di viaggio: Smart, Comfort, Prima, Club, con vari livelli di servizi aggiuntivi come snack, bevande e accesso a lounge private nelle stazioni principali. Connettività. Ogni treno Italo è dotato di Wi-Fi gratuito e sistemi di intrattenimento a bordo. Sostenibilità. Fin dall'inizio, Italo ha cercato di ridurre l'impatto ambientale con treni progettati per essere più efficienti dal punto di vista energetico. Negli anni, Italo ha costantemente migliorato il suo servizio e ha ampliato la flotta per rispondere alla crescente domanda. La compagnia è riuscita a conquistare una fetta importante del mercato dell'alta velocità, mantenendo una forte competitività con Trenitalia. Nel 2018, il fondo americano Global Infrastructure Partners, GIP, ha acquistato il controllo di Italo per 1,98 miliardi di euro, garantendo nuovi investimenti e una crescita continua fino al 2024. Al 2024, Italo continua a essere una delle principali alternative nel mercato ferroviario italiano, con un crescente numero di passeggeri ogni anno. La concorrenza con Trenitalia rimane viva, ma i due operatori hanno trovato un equilibrio, offrendo servizi di alta qualità e migliorando costantemente l'esperienza di viaggio. Grazie alla sua innovazione e alla volontà di differenziarsi attraverso il comfort e la sostenibilità, Italo si è affermato come un punto di riferimento per i viaggiatori italiani ed europei. La storia di Italo riflette il successo di un'azienda che, pur partendo in un mercato monopolizzato, è riuscita a creare nuove opportunità e a ridefinire il concetto di trasporto ferroviario ad alta velocità in Italia. Con Italo, l'alta velocità in Italia ha accolto un nuovo protagonista. Un'avventura iniziata con determinazione, che ha portato innovazione e un'alternativa di qualità nel settore ferroviario. Italo ha saputo conquistare il suo spazio, sfidando i grandi nomi e offrendo ai viaggiatori un modo diverso di attraversare il paese, all'insegna del comfort e della sostenibilità. Ma la sfida non si ferma qui. In un mondo in cui la mobilità è in continua evoluzione, Italo guarda al futuro, pronto a rispondere alle nuove esigenze di chi viaggia. Perché ogni treno, ogni viaggio, è solo un capitolo di una storia che continua.